Buongiorno, l'idea di giornata è quella di fare due passi, provare a catturare i colori che in quest'autunno stanno uscendo e ho già visto in questi giorni del giallo, arancione, rosso che si mischia bene al verde e quindi vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Ho trovato questa zona in cui ci sono dei bellissimi colori accesi, tra l'altro sta arrivando della luce del sole da destra che li illumina e c'è una piantina, questa qua, che qui si vede ben poco, però che spicca tantissimo in mezzo al resto della vegetazione verde e adesso voglio provare a scendere un pochino più in basso e vedere se si riesce a fare uno scatto interessante. Ecco, diciamo che scendendo sia un pochino capovolta la situazione perché quell'albero lì da qua non è molto bello. In compenso c'è un'altra pianta che spicca in maniera abbastanza forte col suo grigio davanti alle altre piante colorate e quindi voglio provare a fare questo scatto qua, vediamo. Alla fine ho deciso di fare degli scatti soltanto le piante con le foglie rosse, che in teoria sono degli scotani. La singola pianta di cui parlavo prima non è che fosse così esaltante, però mi sono spostato e ho trovato questa bellissima scena che adesso ti mostro. Ora, non so se si vede, ma là in mezzo ci sono due singole piante di un giallo molto molto acceso e chiaro che spiccano tantissimo sullo sfondo. Diciamo che sarebbe da avere una lunghezza focale un pochino più lunga per poterle catturare singolarmente, però secondo me se vengono illuminate potrebbe uscirci qualcosa di carino. Quello che mi piace fare nel momento in cui ho deciso di posizionare il treppiede e quindi ho scelto la posizione da cui scattare è prima di tutto togliere la tracolla se era presente sulla macchina fotografica, così che evito che una sventata mi vada a creare del mosso, disattivare la stabilizzazione dell'obiettivo o della macchina fotografica se ce l'ha. In questa maniera evito che la stabilizzazione stessa vada a creare del mosso nel momento in cui la macchina è già stabile sul treppiede. E imposto il valore ISO più basso possibile dato che siamo sul treppiede, imposto un'apertura del diaframma che mi può andare bene, in questo caso ho imposto F8 e regolo la lunghezza di esposizione di conseguenza. Altra cosa importante ovviamente è impostare l'autoscatto di 5-10 secondi in modo che non vado io a introdurre delle vibrazioni nel momento in cui premo il pulsante di scatto.
Sto usando una lunghezza focale di 200 mm, che è il massimo che ho dietro, perché ho un obiettivo che è un 28-200, super versatile. Diciamo che in questo caso, per isolare un pochino di più il soggetto, la nostra pianta gialla, sarebbe stato utile qualcosa di un pochino più lungo, però ce lo facciamo andare bene. Ammetto di essere in una fase della fotografia in cui mi piace andare a isolare un pochino i soggetti, però in questo contesto, anche perché non ho un teleobiettivo, voglio anche fare uno scatto un pochino più largo di tutta la zona. Tra l'altro sta arrivando la luce, quindi adesso andiamo a scattare e quindi sfruttare questo mix di colori, contrasto cromatico, per andare a dare forza a questo albero centrale. Non so se si vede, ma quando vengono colpiti dalla luce le foglie degli alberi più chiari sono veramente uno spettacolo. Contrastano in maniera eccessiva, quasi finta, con il resto del bosco. È bello. Scattiamo. Probabilmente quest'oggi non avrò portato a casa le foto più belle della vita, ma non importa. Quello che è utile nella fotografia di paesaggio è che prima di tutto ti costringe ad uscire di casa e a stare in posti in natura che ti piacciono, e soprattutto ti consente di osservare delle cose che altrimenti non osserveresti, anche in luoghi che sono a te abbastanza conosciuti, e questo è bello.